Io spesso spiego alle persone il wrestling come il porno. Il porno è vero, ho iniziato a lottare con l'acronimo di Southern Warrior, quindi il guerriero del sud. Ma per esempio un pantaloncino e un gilet, che più o meno è quello che ho io, ti costa attorno ai 400-450 euro. Santino Marella c'ha il record negativo più importante del wrestling mondiale, che lui è entrato in una Royal Rumble ed è uscito dopo nemmeno un secondo. Entravo con la bandiera siciliana, poi ho fatto il mio nuovo costume con la bandiera di Messina, sono sempre stato molto patriottico. Il wrestling va guardato come wrestling, il wrestling non va guardato come un combattimento di kickbox, non va guardato come un combattimento di MMA. Il match contro Claudia avverrà ufficialmente giorno 6 agosto 2026 al Giardino Corallo di Messina. Ciao a tutti e benvenuti in questa nuova puntata di 3CFU Podcast. Oggi abbiamo il piacere di avere qui con noi Giuseppe Campagna, un wrestler siciliano famosissimo nel palcoscenico europeo, campione mondiale del Real Italian Wrestling, conosciuto anche come J-King. Ciao a tutti ragazzi, grazie per avermi invitato, intanto sono onorato di essere qui e siamo qui per fare delle chiacchiere con voi. Anche noi siamo molto contenti di averti qui oggi e voglio partire subito con la prima domanda. Dopo questa presentazione abbiamo un po' inteso che tu sei molto famoso nel mondo del wrestling, ma prima del wrestler, chi è G-King? Giuseppe Campagna non è altro che un normalissimo ragazzo che lavora nella vita di tutti i giorni, perché è importante sapere che nel mondo del wrestling, a parte chi lavora con le grandissime major, tutti abbiamo un lavoro principale. Quindi io sono un ragazzo normalissimo che lavora, che ha fatto tanti sacrifici per arrivare dove è arrivato e che nel weekend si trasforma in G-King, che non è altro che un'estremizzazione della mia persona. Come hai scoperto il wrestling e hai subito capito che sarebbe stato magari una tappa fondamentale della tua vita? Allora, c'è da dire che io nella mia vita sono sempre stato qualcuno a cui è piaciuto essere diverso, ma nel modo che, quello che voglio intendere, non mi piaceva quello che piaceva a tutti. Un esempio banale: quando io ero piccolino, nel mio cortile dove giocavo io, nel mio quartiere, erano tutti juventini e io, a prescindere dalla fede calcistica di mio padre, ti faccio questo esempio, tifavo per l'Inter. Però l'Inter in quel periodo la stella era Ronaldo il fenomeno, io volevo la maglietta di Alvaro Recoba. Quindi il wrestling più o meno è stata la stessa cosa, era qualcosa non comune che non piaceva a tutti e praticamente io la passione l'ho presa perché mio padre è un maestro di arti marziali e praticamente lui già ai suoi tempi, infatti questa maglietta lo testimonia, era un grande fan del catch giapponese, del Puroresu, si chiama così il wrestling giapponese, e lui era un fan di Antonio Inoki, che è questa leggenda qui che vedete. E praticamente lui, fin da giovane, guardava il catch giapponese. Quindi automaticamente, quando io ero piccolo, avevo circa 3 anni e mezzo, 4 anni, lui la domenica mattina, a quei tempi in Italia, trasmettevano WCW Nitro, che era la promotion di quei tempi, e io da piccolo me ne innamorai perché vedevo uno show di wrestling, cos'era? Vedevo le luci, i costumi, queste persone gigantesche che si picchiavano, ma non lo facevano come nella box, nella kick, lo facevano in modo spettacolare e c'era questa grandissima parte di recitazione, dell'interpretare un personaggio che mi ha affascinato fin da piccolo. E io, essendo un bambino e una persona, poi un uomo diventato molto, come dire, mi piaceva stare al centro dell'attenzione. E quindi nel mondo del wrestling questa cosa è fondamentale e semplicemente ho pensato che quella doveva essere la mia strada. Se dovessi invece descrivere G-King a chi non ha mai visto un tuo incontro, come glielo descriveresti in 4 parole? Allora, se dobbiamo parlare del personaggio di G-King ha avuto diverse mutazioni, perché praticamente io ho iniziato a lottare con l'acronimo di Southern Warrior, quindi il guerriero del sud, perché quando io iniziavo i miei passi in Italia, quindi io ho combattuto in quasi tutte le promotion in Italia, e giustamente la maggior parte sono concentrate al nord, quindi automaticamente c'è stata una versione 1 di G-King che era il Southern Warrior, quindi Opposto. esatto, il guerriero del sud. Nel momento in cui io sono diventato un internazionale, quel soprannome non aveva più senso e un grandissimo promoter francese che mi ha fatto lavorare e mi fa ancora oggi lavorare in diversi gala internazionali, mi disse un giorno: guarda, secondo me questo soprannome non va più bene per te perché sei cresciuto, sei diventato un wrestler internazionale, dobbiamo trovare qualcosa più di impatto e che tra l'altro possa essere più internazionale. E quindi lui mi disse: sai che facciamo? Diventa The Sicilian Gangster.
Allora c'è stata questa version 2 di G-King, quindi, in realtà non cambiava tantissimo nella gimmick. La gimmick cos'è? È il Sì. personaggio nel mondo del wrestling, quindi ero G-King, sempre un siciliano legato ai suoi colori, infatti tu vedrai che io entravo con la bandiera siciliana, poi ho fatto il mio nuovo costume con la bandiera di Messina, sono sempre stato molto patriottico, tanto che in alcuni spettacoli mi sono fatto annunciare, spesso direttamente from Sicily e non from Italy, Okay. perché per me è proprio un motivo d'orgoglio. Fino a quando, proprio recentemente nell'ultimo anno, io ho ripreso a lottare ancora di più forte, ho debuttato in Scozia, dove è realmente una cultura, il Regno Unito sono comunque la Serie A d'Europa, e si è trasformato questo personaggio, l'abbiamo stereotipato, perché comunque quando tu lotti all'internazionale c'è una grande stereopatizzazione dei personaggi. E quindi cosa meglio del gangster siciliano? Quindi abbiamo messo lo stuzzicadente, abbiamo studiato tutto a tavolino, l'abbiamo studiato, Mh-mh. abbiamo messo lo Cioè, come stuzzicadente, immaginate il mondo siciliano tipo, la Io ho visto coppola, qualche foto, infatti, la con la coppola, coppola. le bretelle, la carottiera, perché nel momento in cui io la mia musica d'ingresso è composta dal mio produttore, io ho un produttore che, perché io prima rappavo, ora non lo faccio più perché il tempo non me lo permette, ma la mia musica è intro ispirata a quella del Padrino, poi parte la mia canzone, ma già la gente quando ascolta l'intro con la musica del Padrino e che poi entra e mi vede a me con le bretelle, la coppola e lo stuzzicadente già sa cosa sì, sì. aspettarsi. E quindi questo poi è stato il personaggio che mi ha fatto andare più avanti. E quindi chi è G King nella vita di tutti i giorni, nella relazione normale, sul ring oggi è il Sicilian Gangster. Io vorrei fare un passo indietro, abbiamo già parlato del tuo un po' percorso. Come si inizia a diventare un wrestler e poi fare i progressi che hai fatto tu? Adesso tu vivi stabilmente in Francia, quindi un ragazzo che magari è appassionato come lo eri tu, quali sono gli step da fare soprattutto in una regione, la Sicilia e in particolare Messina, in cui diciamo che non è molto in auge il wrestling? Allora, Messina realmente, in Italia può essere proclamata una delle capitali del wrestling in Italia, perché Messina ha, dalla sua parte la prima o la seconda, perché siccome ai tempi le cose non erano fatte bene, cioè quindi non è che dichiaravano le associazioni Mh-mh. sportive, creavano questi gruppi, quindi ufficialmente la prima promotion di wrestling non è messinese, perché la prima promotion è nata diciamo a Lodi, a Milano, quindi al nord e parliamo del 2001-2002. Possiamo rivendicare però il fatto che realmente la promotion messinese era nata non ufficialmente prima, Mh. cioè il gruppo messinese è stato creato prima. Quindi ufficiosamente la messinese era stata la prima, ufficialmente quella del nord è stata la prima. Ehm, quindi Messina ha sempre avuto questo legame col wrestling, anche se non si sa perché oggi non lo sanno tutti. Poi negli anni ci sono state promotion che hanno chiuso, promotion che hanno aperto, fino ad oggi ad arrivare alla Real Italian Wrestling, che è la promotion attualmente una delle più prestigiose del sud Italia, perché vanta intanto una partnership con la NWE, che è la promotion che porta in Europa tutte le ex star americane, ex WWE, dove ha fatto Ultimate Warrior il suo ultimo match. Quindi i migliori talenti della Real Italian Wrestling possono anche arrivare all'NWE, e già questa è una cosa importantissima. Anche montare il ring ti fa respirare cos'è il professionismo. E la cosa più importante da fare è chiunque voglia intraprendere questa strada, intanto partire psicologicamente preparato sapendo che il wrestling è uno sport duro. Il wrestling poi non è solo uno sport, il wrestling è uno sport spettacolo. Chi fa il wrestler è uno stuntman, uno sportivo, un atleta, un attore. Quindi devi studiare È tanto, polivalente. è polivalente. Se ti manca uno di queste tre cose, realmente perdi tanto. Quindi devi essere il giusto connubio fra le tre e soprattutto devi essere egocentrico. Cioè lo spettacolo per il business deve essere il tuo pane. Devi avere voglia di mangiarti tutto, di andare e spaccare. E poi la cosa fondamentalmente più importante è sapere che sul ring rischi ogni secondo della tua vita. Quindi devi in primis trovare una promotion che abbia una accademia, una scuola seria, perché sappi che nel momento in cui sali sul ring e che tu sbagli una caduta, puoi restare sul ring. Quindi devi affidarti a dei professionisti, perché sennò diventa un problema, Mh. e mano a mano seguire quello che ti insegnano, perché se tu hai un buon trainer e ti insegna subito ciò che devi fare e ciò che non devi fare, puoi fare strada. Però poi devi sapere che è una vita fatta di sacrifici, perché il compenso non è mai all'altezza di quello che tu dai,
perché in Europa, così come negli Stati Uniti, a parte quelle major, spesso prendi meno di quello che dai. Pensa che spesso tu fai dei viaggi di 7, 8, 9 ore Sì. per 15 minuti di spettacolo. Sì, infatti questo ti volevo chiedere, comunque il tempo che tu alla fine vivi sul ring, devi Anche essere appunto molto rispetto alla bravo. preparazione che Sì, ci sì, metti devi essere dietro. anche molto bravo a fare del tuo e colpire le persone in quel poco tempo che hai. Io vi dico una cosa che mi è successa recentemente che mi ha fatto capire quanto io amassi questo sport. Io ho fatto un gala di wrestling con 1000 paganti, era in Francia, uno show gigantesco. Finiamo lo spettacolo, lo show finisce a mezzanotte, facciamo la sessione foto e autografi, perché noi alla fine allestiamo un tavolo con il merchandising, tutte le nostre magliette, cappellini, le cartoline, e e se tu sei là è grazie al pubblico, perché è proprio uno sport che è legatissimo al pubblico. Pensa che firmiamo gli autografi, finiamo a luna di notte, perché comunque c'era tantissima gente, quindi devi accontentare Vabbè, tutti. 1000 poi. Le docce del palazzetto non funzionavano, quindi noi eravamo sporchi. Finisco lo show a luna, mi accompagnano all'aeroporto, alle 2 di notte arrivo, prendo l'aereo alle 6:30 di mattina, io l'indomani avevo un altro spettacolo. Cioè, quindi, capite, mi sono distrutto e poi tu l'indomani devi arrivare, devi dormire un pochino e far finta che tutta questa stanchezza, tutta questa pressione, tu è come se tu non ce la dovessi avere perché arriva il momento in cui le persone dare stanno tutto. pagando per te e praticamente tu non è che puoi dire sì, ma io ieri ho fatto gli autografi, l'ho finita a luna e io ieri ho combattuto, non ho fatto la doccia, eri sporco, devi aspettare l'hotel l'indomani per andare a farti una doccia e devi sapere che poi tu devi arrivare al palazzetto e rifare la stessa cosa e l'indomani tu riparti di nuovo alle 6, alle 7 perché il promoter poi ti prende il biglietto meno caro. Certo, è normale. E devi dare il tutto ciò che puoi dare sul palco. Cioè, devi dare il massimo della prestazione. assolutamente, perché devi sapere che la gente paga per vedere te. Cioè, tu sei probabilmente l'idolo di qualcuno che ha pagato per vederti e non puoi permetterti una performance sottotono. Cioè, o perlomeno può succedere, però devi comunque dare una parte, garantire una parte del divertimento. Se non lo fai, non sei un vero professionista. Certo, è una decisione abbastanza difficile da prendere e volevo chiederti quanto è stato difficile prendere la decisione di muoversi da Messina a... Tu ora sei a Parigi, In Francia, sì. in Francia. E quanto è stato difficile questo spostamento anche da un posto in cui il wrestling adesso è stabilito, ma magari prima non tanto quando hai iniziato tu, magari in Francia lo era di più, quindi quanto è stato difficile? Allora, è stato realmente non è stato tanto difficile perché in realtà a me questo spostamento mi ha portato sempre solo benefici dal punto di vista del wrestling, perché comunque, allora, una cosa importante, e sono felice di poterlo dire in un podcast messinese, è che purtroppo una città fantastica come Messina non ha strutture sportive. È complicato, Questa è una critica che abbiamo fatto in varie puntate. è complicato perché realmente è catastrofico. Quindi anche se tu domani di- ti alzi e dici io voglio investire su questo sport, io voglio fare il wrestling a Messina, palazzetti non so quanti sono agibili. Ce ne sono forse due, il Forse. Palaricifina e il Palamili. Che mi vengono in mente. Ma il Palamili io non sono sicuro che sia agibile per il pubblico. No, quello Forse è non te lo so. agibile per giocare perché io fino a un paio di mesi Sì, fa. per giocare sicuro. E Il so pubblico, che ora al Palamini dovrebbero forse no. fare dei lavori. Sì, adesso non è Esatto, forse non è raggiungibile forse al momento. Perché io è da tanto che manco, però non mi ricordo realmente se fosse agibile o no. 16 anni fa non era agibile comunque al pubblico. Non penso Potevano- sia cambiata. E poi ti faccio un esempio. Ci sono dei palazzetti che realmente sono agibili, sono delle strutture che potresti fare tranquillamente degli show, no? Il problema è che spesso ci sono delle altre associazioni sportive, tipo una squadra di basket, più squadre di basket, che chiedono la gestione di un palazzetto annualmente per tutta la loro stagione sportiva. Il che non c'è nessun problema, perché io sono dell'idea che tutti debbano fare sport e io non criticherei mai un altro sportivo. L'unico problema che sovviene è che loro prendono spesso in gestione il campetto, il palazzetto, e tu, se vuoi organizzare per esempio uno show di wrestling, non devi chiederlo al comune, Lo devi devi chiedere chiederlo a loro perché lo gestiscono. E loro magari
non credono al fatto che tu metta delle protezioni per non rovinargli il parquet, perché poi è una questione di rispetto. Mhm. Quindi devi avere il sì loro, ma immagina il giro che devi fare per poi alla fine la maggior parte delle volte dicono no. Quindi la tristezza è questa, perché io, che tu faccia scherma, che tu faccia wrestling, che tu faccia golf, che tu faccia basket, io sono dell'idea che tutti i ragazzi debbano avere uno spazio per praticare il proprio sport, lasciando stare me, perché poi se io devo essere schietto, no, sincero, io ti potrei dire, ma guarda, io ogni mese c'ho 4 date, cioè se io non combatto a Messina, cioè alla fine ne faccio altre 4, però non è bello, perché ti immagini tu domani dici voglio diventare un wrestler, sei un ragazzo appassionato che spendi soldi per fare X-Stage, per allenarti, Sei costretto ad e andare. dove faccio? Sei costretto a uscire, Certo, guardarti. dove ti faccio allenare? Perché non puoi esibire? Quindi la tua scelta è stata più una conseguenza per poter portare avanti il tuo sogno alla fine. Sì, anche, certo. Sicuramente se io non avessi avuto questa esperienza, questa parentesi estera, c'è da dire che quando io sono partito in Francia già ero abbastanza conosciuto in Italia. Cioè comunque l'ottavo giravo in tutte le promotion del nord Italia. Quella è stata quell'asticella in più, quella botta in più che mi ha fatto arrivare a Sono quello stati che... loro a proporti di stabilirti lì o è stata una scelta tua? No, è stata una scelta privata, è stata una scelta di vita privata, una scelta personale. Io ero andato via, come ti ho detto, per il mio lavoro principale e poi il resto è stato un susseguirsi. Semplicemente ho avuto, tra virgolette, la fortuna. Metti caso io fossi andato in Spagna. In Spagna in wrestling no, è quasi come l'Italia, forse anche un livello più basso. Io ho avuto la fortuna di andare in un paese che il wrestling è cultura, perché la Francia aveva dei wrestler già negli anni 60. I wrestler, oggi quando ci sono le feste di città, le feste dei paesini, in Francia organizzano i show di wrestling. Ok. In Italia è quasi impensabile. No. E voglio agganciarmi al fatto che hai detto che anche tu per lavoro ti sei dovuto spostare. Proprio per questo vorrei parlare del problema del mantenersi con il wrestling. Diciamo che, come hai detto anche tu prima, è impossibile, almeno che non ti ritrovi veramente ad alti livelli con grossi sponsor. Quindi volevo parlare un po' del tuo lavoro correlato al wrestling. Di cosa ti occupi? Allora, io mi occupo di cucina, io sono chef di cucina, cioè il mio primo lavoro è lo chef di cucina, e che anche là ci vuole il carisma per poterlo fare e devi essere fisicamente preparato. La questione è essere sempre al top vale anche Sempre qui. dal top, perché se no sei consumato, lo diciamo alla messinese. E poi sì, perché comunque no, purtroppo, ripeto, a parte quelle promotion in America, cioè però parliamo della TNA, parliamo della TNA, della WWE, parliamo della All Elite Wrestling, cioè a parte loro nessuno può vivere di wrestling praticamente. Tutti quelli che ti dicono no, ma io vivo di wrestling, stai bene economicamente e ti puoi permettere di viaggiare ovunque. Perché a meno che forse in Messico i luchador possono fare 5 match anche alla settimana, anche di più, quindi ci arrivano perché comunque guadagnano bene relativo alla vita là. Sì, perché comunque in Messico poi Con quello, sì, certo. guadagniamo più noi europei che praticamente la maggior parte Però dei rapporti messicani. costi. Esatto. Poi come tu hai detto una cosa corretta, quanto ti costa mantenere la vita del wrestler? Per questo ti dico spesso dai più di quello che prendi. Non è il mio caso perché io Un rimborso fortunatamente... spese. No, personalmente io chi mi porta in uno show perché sono in questa posizione, io ho l'hotel pagato, il viaggio pagato e ho il mio cachet. Ok. In base a quello che il promoter mi propone, mi può dire guarda io ti do 2 date, io te ne do 3, io te ne do 4, o possiamo scendere anche col cachet. Se tu mi chiami per un evento e che magari tu sai che aspiri ad avere 1200 persone, quindi io già so che tu c'hai vacanti, facciamo un tipo di discorso. Nel momento in cui tu mi dici guarda io voglio dare una continuità, ti voglio portare per 4-5 date, però ho questo budget, possiamo parlarne, non c'è problema. E poi quello che costa è, tra virgolette, noi ci alleniamo tanto. Io negli ultimi 5 mesi ho perso 26 kg perché mi sono rimesso a pieno regime, perché il mio corpo non riusciva più a sostenere, se no, questo ritmo, ma lo faccio anche perché lavoravo nella ristorazione, era molto complicato. Infatti, proprio di questo volevo parlare. Infatti. Non è proprio semplice. Mantenere le due cose, No. stare al passo. E infatti ho speso soldi perché me ne andavo in palestra, l'alimentazione corretta e le proteine, la creatina, questo è il punto di vista fisico, e poi fa bene al tuo corpo, a prescindere in generale. Poi c'hai una cosa che voi magari non pensate, le divise, cioè, Cioè, non puoi andare sempre allo stesso uniforme. ma gli attire sapete quanto costano? Perché i nostri costumi, mi dispiace non ne ho portato uno per farvelo vedere, sono fatti in dei materiali particolari. E poi su misura, immagino. Sono su misura e poi sono tipo, cioè quello che uso io personalmente è una specie di ligra, una doppia ligra che praticamente tu puoi tirarla da un lato e dall'altro perché deve ottimizzare i tuoi movimenti sul ring. Ma per esempio un pantaloncino e un gilet, che più o meno è quello che ho io, ti costa attorno ai 400-450 euro. E gli stivali
Gli stivali, quelli da wrestler professionista, io ne ho presi uno un paio di settimane fa e ti costano 200-250 E euro. quanto capita spesso che si possono rompere durante... dei No, sostituibili. quello invece no, perché se tu compri una buona qualità, io Sono conosco, resistenti. conosco lottatori che da quando li conosco, tipo da 20 anni, sono sempre gli Ok. stessi. Perché comunque poi, sai cos'è? Anche le divise, cioè quindi la tire, gli stivali, devi farci anche della manutenzione. Ok. E poi comunque tu devi sapere che tu stai investendo su te stesso. Tu dici, io oggi spendo 400, cioè per esempio, il mio caso, io faccio tutto quello che riguarda questo mondo con i soldi che io guadagno. Le reinvesti totalmente. Li reinvesto, anche perché comunque c'è da dire che io, una cosa importante sulla quale noi viviamo, noi siamo come dei venditori ambulanti praticamente alla fine di uno spettacolo, finiamo lo show, prendiamo il nostro cachet, mandiamo nel tavolo del merchandising e mettiamo le magliette, vendiamo le cartoline. Sticker di cui abbiamo molti gadget. Esatto, io oggi ho portato Sì. e tipo giustamente quest'acqua forse spesso, cioè nel mio caso che ho questa fortuna di essere anche ben voluto dal pubblico, ti fa guadagnare più del tuo cachet stesso. Sì, anche perché penso che comunque tu, essendo comunque esterno lì al mondo francese, secondo me le persone ti prendono anche di più a cuore. Perché vedono un po' quello che viene da fuori, esatto. C'è da dire che il personaggio del siciliano è stato fatto ovunque, ma non c'è forse un siciliano reale che l'ha fatto. Quindi il primo caso di un vero wrestler siciliano che interpreta il siciliano sono io. Cioè, perché io me ne ricordo, cioè, in Francia ce n'è uno, per esempio, che fa un po' il padrino, ma c'è scritto il padrino francese. Cioè, quindi giustamente. Poi mi ricordo un altro wrestler che era bravissimo, tra l'altro, che era un wrestler del nord, ma era un wrestler del nord, quindi quando faceva i promo e poi parlava con l'accento, nonostante fosse un grande atleta, ma giustamente era un po' complicato, capito? E poi gli americani, poi gli americani, sai quanto ce ne sai, negli Stati Uniti, e c'è pasta Alfredo, chicken pasta e via. E Sì. ti è mai capitato, ritornando al discorso che tu sei pure uno chef, ti è mai capitato di avere dei turni in cucina e la sera subito un incontro? Quotidianamente. Ah, Questa è la normalità per me. Quante volte io finivo di lavorare alle 3 perché facevo il servizio della mattina, mhm. andavo a casa, mi cambiavo, prendevo la macchina, alle 6 alle 7 avevo lo spettacolo. Quindi molto travagliando a distanza. Ma sì. Tu da quant'è che fai il wrestler? Io, non a livello amatoriale, quel passettino da professionista, ormai possiamo dirlo che sei... Allora, io ho iniziato ufficialmente nel 2008. Diciamo che io ho sempre fatto comunque questo sport con dei professionisti. Diciamo che però per me il momento migliore è stato quando io sono arrivato in Real Italian Wrestling, quando Nazario Carbone ed Alessandro Silvestro, che sono El Nazareno e Italian Tiger come nome d'arte, mi hanno preso sotto la loro ala e mi hanno fatto perché il Nazareno lotta ancora oggi nell'NWE, quindi lotta già lui con gli americani. Ok. Lui, se vedete l'ultimo match di Ultimate Warrior, che è una delle più grandi leggende del wrestling, cioè con Hulk Hogan, lui era a bordo ring accanto alla moglie perché ha fatto degli cameo con lui, è salito sul ring pure con lui e praticamente ha sempre lavorato con dei professionisti. Alessandro Silvestro ha iniziato praticamente con me a fare wrestling, ma ha una mente incredibile per sviluppare i personaggi, per valorizzare una persona, è comunque una persona molto precisa e attenta e grazie a loro due che mi hanno dato questo supporto che mi hanno fatto crescere il personaggio e quindi ufficialmente ti dico 2013, quando io sono arrivato in Rib che ho iniziato realmente perché poi ho girato l'Italia, poi ho girato l'Europa. Quanto è importante che qualcuno comunque, per quanto tu possa essere bravo, creda in te? Perché alla fine è poi quello secondo me che conta e come hai detto tu, loro ti hanno preso sotto la loro ala, però non è semplice, magari non tutti riescono ad emergere, anche magari gente brava. Allora, io ti posso dire molto tranquillamente che tecnicamente poi il wrestling c'ha diversi stili. C'ha il flyer, quindi che è quello che vola, io non sono un flyer. Ci sono i technical, quelli che sono molto più tecnici, tutto quello che fanno tutto quello che sia chain. Cos'è il chain? Chain catena, quindi tutta la lotta libera che si fa sul ring, che per il pubblico spesso è un po' noioso. Esatto. Però ci sono molti lottatori che sono molto più tecnici di me. Io sono un brawler, io sono uno striker, io sono uno di quelli grossi che dà pugni. Ok. Praticamente io faccio questo wrestling molto duro e molto old school. Tipo Big Show che ne abbiamo parlato prima. No, Big Show è un'altra cosa ancora. Ancora diverso? Sì, io potrei esserti, non so a chi potrei compararmi in questo momento la mia fonte di ispirazione è Homicide. Poi amavo Big Van Vader, tutta questa gente qui, Ben Bigelow, questa gente all'antica e ti dicevo quanto è importante, mi dicevi, cioè no, ti dicevo quanto è importante qualcuno crede in te. In realtà ti ripeto, la cosa più importante è che tu credi in te stesso.
perché se tu non credi in te stesso Non ci non sarà sei, chi... non sarai credibile. Ti giuro che il pubblico recepisce questa cosa. Se tu sei il primo che non crede in te stesso, può crederci chiunque in te, ma se tu non convinci il pubblico, non hai convinto nessuno. Poi, sinceramente, sì, per me è stato importante avere qualcuno che crede in me, perché te l'ho appena detto, ma perché mi hanno dato le basi. Cioè, un allenatore, dei supporter, quello che ti possono dare al massimo sono le basi. Poi sei tu che devi costruirti tutto quello che c'è attorno. E quello che c'è attorno per costruirlo, io ti faccio un esempio. Un promoter può anche credere in te, può anche darti importanza, ma il promoter cos'è? Un organizzatore di eventi. Il promoter cosa vuole alla fine? Che il pubblico è Ah, di contento, Attenda, che guardi, si compra il merch. bravissimo, hai capito. Quindi se tu sei un talento cristallino, su ring sei bravissimo, però loro tu non piaci. Tu ti mettono nella locandina, tu vendi. Non vendo. E quindi per quanto il promoter possa credere in te, Dici, dice guarda, ti voglio bene, per me hai talento, ma a loro non piaci. Quindi è importante, ma deve partire da te. Cioè io ti ripeto, i wrestler più bravi sul ring dal punto di vista tecnico che ho visti non sono quelli che hanno spaccato di più, non sono quelli che hanno performato al Dici massimo. conta di più magari. È l'insieme. Ok. anche questo. Recitazione, lottato, stuntman. Io ho avuto la fortuna di avere fin da piccolo questa mentalità che, per esempio, io andavo ad allenarmi con la mentalità che io dovessi essere il migliore. Però io non mi sono mai paragonato ad altri. Ti giuro, questa cosa è verissima. Io non mi sono mai paragonato a nessun altro. Io mi allenavo e se io non riuscivo a fare una cosa me la prendevo con me stesso. Io mi riguardavo i video, ma tu sai quanti anni ci ho messo prima di piacermi sul ring? Che mi guardavo e dicevo, non mi piace. E gli altri mi dicevano, oh, ma sei bravo, non mi piace. Ci ho messo degli anni per fare questo. Però è importante, come ti ripeto, ma non è l'unica cosa, non fondamentale, non è l'unica cosa. Quanto è difficile fare il change nel momento in cui sali sul ring? Perché cambi completamente, è il tuo personaggio, quindi Entri nella maschera e devi cambiare, devi dare quello che il pubblico vuole alla fine. Per questo tu devi, cioè il personaggio che tu interpreti, per questo tu devi sentirlo tuo. Cioè, che ti posso dire, chi è il tuo attore preferito? oh, Chi è? DiCaprio. DiCaprio. DiCaprio pensi che potrebbe fare, cioè se DiCaprio oggi facesse Scarface lo farebbe bene come Al Pacino? No, Perché probabilmente ci sono dei costumi che sono adatti a quell'attore. Stessa cosa è il wrestling. Tu devi interpretare un personaggio che tu lo senti tuo. Nel momento in cui tu dici, oh, ma io voglio fare il supereroe supersonico che combatte nell'universo perché è figo. Non lo senti tu, non è credibile, la gente non piace. Per il discorso di prima, se non ti credi lui, Non crei un personaggio. bravissimo. Vedi, alla fine torniamo sempre a un filo conduttore. È importantissimo. Il personaggio che tu interpreti devi sentirlo tuo. Infatti, una cosa che è importante, il tuo personaggio deve essere una parte di te. infatti Cioè, questo deve io essere volevo- qualcosa che c'hai dentro. Ma E quindi poi personalmente per me non è difficile cambiare. Cioè, a me basta che parte la mia canzone, boom, inizia a entrare. Riesci subito a fare quel tipo l'interruttore, ah. Subito, subito. Io entro, mi cambio, è come quando Festus si chiamava, se non mi sbaglio, un lottatore suona la campanella e iniziava a rostare. Io idem, io nel momento in cui sono nello spogliatoio e parte la mia musica in ingresso, Giuseppe non c'è più, c'è G-King che entra. Ok. Uno degli avversari più duri, più memorabili che hai mai affrontato? Allora, Tarak Algian, che sono ancora oggi in faida, è un tunisino che praticamente tu lo vedi, è un vitello. Cioè tu lo vedi dal vivo, è un vitello. Cioè, sarà 1,78 m, non è altissimo, sono più alto di lui. Però è tipo è largo come questa parete che avete voi. E lui è duro. Lui è pure il wrestling old school. Con lui facciamo dei match in Francia. L'abbiamo fatto l'anno scorso a Messina. Ed è duro. Un altro avversario duro è stato Horus, che è un bergamasco che pure lui ci va giù pesante. Eh, Poi ho avuto l'onore di combattere in Scozia con Team Strange, che è una montagna di 2,10 m che combatte ancora oggi nella Combat Zone Wrestling, che è la federazione ultraviolenta più importante del mondo. E praticamente c'è da ridere perché abbiamo fatto un triple threat. Voi avete visto quanto sono alto io. Se voi vedete il video, sembra un nano. Sono 1,86 m. Accanto a quei due ero un nano da giardino. E i colpi che mi ha dato lui li ho sentiti e me li ricordo ancora. Per finire di dire che è Nazareno, perché è il mio istruttore, e con lui siamo andati anche molto spesso over the limits.
E l'ultimo, ne voglio dare un ultimo, King Danza. King Danza è un grande atleta, è uno dei migliori wrestler che abbiamo in Italia, perché lui è un po' come me, nel senso ama l'old school, quindi lui fa quel wrestling non forzatamente iper spettacolare, efficace, però molto non recitato, molto coreografico. Infatti lui ha anche interpretato il personaggio nell'Ispettore Coliandro su Rai 1 Ah. per alcuni anni, è stato per una stagione è stato il cattivo di questa serie. E Ah, tu dici che di stile, almeno tu quanto hai riscontrato della tua esperienza, dei tuoi avversari, lo stile cambia in base alla regione di provenienza perché tu hai affrontato gente da ogni parte del mondo. Dici che la nazionalità incide un po'. Allora, non ti dico in Europa, perché in Europa noi siamo figli di siamo figli di un concept mischiato fra l'americano e l'inglese. L'inglese è più tecnico, l'americano è più spettacolare, più entertainment. Quindi noi in realtà europei siamo quelli che, un pregio che possiamo dire, possiamo lavorare un po' con tutti, perché siamo un po' nel mezzo in tutto. Sicuramente se tu vai in Giappone c'è uno stile, il puro resu, lo strong style è una cosa, se tu vai in Messico la luce libre è un altro stile, se tu vai in Canada è un altro stile, ma io penso che gli unici che in Europa abbiano un vero stile proprio sono gli inglesi, perché comunque gli inglesi sono bravissimi nel chain, nel tecnico sono i numeri uno. Io ho visto gli inglesi lavorare, sono bravissimi in quello. I messicani magari non lo sono in questo, ma i messicani volano. E i giapponesi magari non volano come i messicani, però sono delle bestie. Cioè, quindi ognuno ha il suo stile, però per esempio in Europa non penso che ci sia uno stile predefinito. adesso mentre parlavi mi veniva in mente di un italiano che era arrivato all'apice del WWE, mi sembra, adesso mi sfugge il nome, quel ragazzo che utilizzava il calzino come Santino Marella. Santino Marella. Santino Marella, sì, che tra l'altro, se non mi sbaglio, non voglio dire stupidaggini, è canadese, lui però è italo-americano. Ok. Lui aveva i genitori americani. Un altro però che ti dico io, che io non lo cioè, conoscevo lui, ma non conoscevo le sue origini italiane, è Gary Wolf, che praticamente Gary Wolf è un lottatore, una leggenda del wrestling hardcore, perché lui militava nella ECW, Extreme Championship Wrestling, non so se voi lo guardate, era molto famosa in voga negli anni 90, negli anni 2000. E lui praticamente io l'ho conosciuto in Scozia, era il mio compagno di spogliatoio, praticamente ero seduto qui e lui era seduto accanto a me. E praticamente è stato bello l'incontro che ho avuto con lui, perché lui mi guarda a un certo punto e mi fa: ma tu sei italiano? E mi fa: tu sai che io non avevo mai conosciuto un lottatore veramente italiano al 100%. E a un certo punto mi guarda e mi fa: sai, io amo l'Italia e mi fa piacere conoscerti, perché io sono figlio di immigrati italiani, i nonni erano degli immigrati italiani che hanno emigrato negli Stati Uniti. E poi mi fa: mia nonna veniva dalla Calabria, mio nonno veniva dalla Sicilia. Quindi più vicino di quanto tu pensassi. E quindi Ti senti quasi famiglia. sì, no, e quindi per esempio ti faccio un esempio, quando tu mi dici Santino Marella, sì, ma non è il solo, ma tu lo conosci il Kogan? Sì, E cioè, certo, penso fosse il più famoso. è stato Uno dei più è famosi. stato un'icona, ma tu sai che il Kogan era italiano d'origine? Sì. Bollea. Insomma, John Cena vuole conoscere John Cena. Direi. E John Cena, il cognome da cena, il nonno di John Cena era palermitano, è siciliano d'origine. E se ti giuro che se ora continuiamo questo discorso italo-americano, Se le trovano. Rhea Ripley la conoscete che c'è adesso? No? Rhea Ripley, l'attuale campionessa della WWE, per me la miglior lottatrice che abbia mai visto questo mondo. Rhea Ripley era la nonna non mi ricordo di che regione, perché una volta hanno detto pugliese, una volta hanno detto del nord, ma la nonna era italiana, emigrata in Australia. Cioè, quindi in realtà ti giuro il sangue italiano. Poi ovviamente se dobbiamo dire l'italiano italiano più conosciuto è Bruno Sammartino. Ok. Bruno Sammartino è una leggenda, ha ancora oggi il record per giorni in cui è stato detenuto il titolo di campione del mondo della WWE. Ed è italiano. Bruno Sammartino era italiano al 100%, di Pizzo Ferrato, lui era abruzzese. Secondo te qual è lo scoglio più difficile da superare per arrivare lì nell'elite? Per un italiano d'origine? È lo stesso scoglio che per un ragazzo arriva da giovane nel Real Madrid. Cioè, allora, devi avere il talento, devi avere la disponibilità economica, perché se tu di Messina vuoi andare domani e provare ad andare in WWE,
Ora diciamo che con i tryout, perché oggi la WWE ha aperto una porta verso l'Europa, lo vedi nel momento in cui Netflix ti trasmette in chiaro la WWE, organizza dei tryout che tra l'altro ci sono stati degli italiani che sono stati, avevano penso postulato e sono stati chiamati dalle WWE per fare questi tryout, è diventato più accessibile in Europa. Cioè per esempio io ho lavorato anni fa, tu lo trovi nella mia pagina, con Aigle Blanc e Mike Di Vecchio, che oggi si chiamano Elio Lefleur e Mike De Ruyter, che entrambi, io ci ho lavorato, uno è belga, uno è francese, ci ho lavorato un sacco di volte, soprattutto con Mike Di Vecchio, oggi sono a NXT tutti e due. Quindi sono lì. Sono lì e ci sono arrivati tramite tryout europei, però nella maggior parte dei casi, anche in quel caso, tu devi avere una disponibilità economica importante e poi anche contatti. È importantissimo avere i contatti. Cioè tu puoi andare ormai negli Stati Uniti, ma se non hai i giusti contatti non arrivi da nessuno. È difficile entrare. Sì, molto spesso una cosa che hanno fatto alcuni atleti e che si è ritenuta comunque vincente come mossa è quella di andare ad allenarti per un ex wrestler WWE, che hanno accademie dappertutto, farti piacere e magari Loro che lui inseriscono. non è che ti inserisce al 100%, Però, ma se può spendere una parola la fa. ok, Cioè, se ci crede, se se puoi avere vede... un profilo te lo può, poi sta a te, come in tutto sta a te. Poi se non sai, vari modi. se ci sai fare sul ring soprattutto. Là diciamo che ricercano, secondo me, come hai detto prima tu, la spettacolarizzazione dello show lì è veramente a livelli altissimi. Anche una- Secoli incollati e hanno questa bravura. Anche una preparazione allucinante, cioè tu parli di Santino Marella, no? Santino Marella c'ha il record negativo più importante del wrestling mondiale, cioè fa ridere sta cosa, che lui è entrato in una Royal Rumble ed è uscito dopo nemmeno un secondo. Mentre lui si è messo a correre, se trovi il video su YouTube, corre, entra sul ring e c'è, mi sembra Kane, gli fa un close line, braccio teso, e lui cade all'indietro e esce subito eliminato, e c'ha questo record. Però capisci che per fare quello che ha fatto lui, correre, entrare manco un secondo, prendere un colpo all'indietro, cadere in piena sicurezza e arrivare a terra senza farti male è una cosa allucinante. Ti fa capire il livello di preparazione che ci vuole per stare in Che davanti. secondo me non si vede. Cioè, adesso perché tu me lo stai spiegando in questo modo, però io da spettatore Anche perché lo esterno spettatore lo vedi in chiave spettacolare, lo spettacolo è non immagini che non dietro un c'è problema. lo studio sul come deve cadere, come deve prendere il colpo. Quindi questo è molto importante anche secondo me da snocciolare. L'unico motivo per capirlo è salire sul ring. Nel momento in cui tu sali, guardi fuori, capisci, ma se io devo buttarmi da là, che sai quante volte ci capita i ragazzi che vogliono fare wrestling e vengono nell'accademia che guardano, ma io non pensavo che fosse così alto. Ma io ho paura. Benvenuto. E invece qualche falso mito che c'è sul wrestling che in realtà non è proprio così? Che ti viene in mente magari adesso? Il più classico, il wrestling è finto, il wrestling è coreografato, il wrestling non è finto, il wrestling è un'arte, il wrestling va guardato come wrestling, il wrestling non va guardato come un combattimento di kickbox, non va guardato come un combattimento di MMA, il wrestling per essere guardato per bene devi guardare, spegnere il cervello, non pensare è vero, è finto, ma tu ti immagini tu guardi un film e dici ma secondo te Tony Montana è veramente un narcotrafficante che entra e spara? E tu gli fai a quello là accanto a te, ma è tutto finto, stai recitando, non lo puoi guardare, dici oh fra, ma fammi fai guardare. Il wrestling è uguale, tu lo devi guardare, spegnendo il cervello, guardandolo, divertendoti, godendoti i colpi di scena, se no non ti godi nulla. Cioè, è come io faccio un esempio, poi questa qua se volete lo tagliate, però io gli sono molto esplicito perché è un po' esplicito, magari bippate. Per esempio, io spesso spiego alle persone il wrestling come il porno. Il porno è vero? Cioè, quelli stanno facendo realmente sesso? Sì, Sì, però sono degli attori. però che- sono degli attori, devono estremizzare, devono fare... È la stessa cosa, però tu ti immagini quello che si guarda il video, ma lui realmente non lo sta facendo. No, perché lei è messa d'accordo. La storia è tutta finta. Cioè, Guarda, non rompere le scatole. Stessa cosa è il wrestling. Il wrestling tu devi arrivare, sederti. La cosa più bella però che tu puoi fare è che se tu da piccolo amavi il wrestling è uno di quegli sport che ti dà talmente dei ricordi che c'è una cosa allucinante. Come tu dici, ma il wrestling è per bambini. Non è vero nulla. Perché le persone che si divertono di più quando vengono ai show di wrestling sono le persone di 35-40 anni perché riaffiorano nel loro cervello dei ricordi di quando loro erano piccolini e lo guardavano e ti dicono
Mi ricordo quando ero piccolo c'era Hulk Hogan, c'era Andre the Giant, c'era Bret Hart. Andre the Giant. Tra l'altro Andre the Giant è grazie a lui che in Europa siamo diventati realmente Bruno Sammartino e Andre the Giant ci hanno fatto Portato- Bruno Sammartino per l'Italia, Andre the Giant per la Francia. Secondo me da piccoli poi hai completamente tutte quelle cose che abbiamo detto noi spente già a prescindere, quindi tu lo immagini come se fosse veramente reale. Quando tu vedevi Undertaker, no? Cioè tu non ti domandavi se era realmente un becchino, non ti domandavi se fosse Lo realmente... guardavi e basta. Cioè non è che pensi, tu non è che, cioè tu lo vedi scomparire, si spegne la luce e appare sul ring. Ma pensa che palle dire sì, ma lui è nascosto là, esce vestito. Fra, goditelo. E invece il sangue, è una domanda che mi sono sempre chiesta da piccolo. Allora, il sangue te lo spiego intanto quando stacchiamo la trasmissione, perché è un segreto del mondo del wrestling. Si sa, infatti vi consiglio a tutti di guardare il film The Wrestler con Mickey Rourke, dove c'è una scena che è dedicata al sangue. Non ti dico come, te lo dico dopo, così li teniamo sulle spine e vi faccio guardare il film, per il sangue è vero. Il sangue è vero. È sempre vero il sangue. Infatti io pensavo che fosse una cosa impossibile, anche perché a volte non hanno niente lì vicino. Che cosa, ci sono... cosa dovrebbero fingerlo questo? È veramente difficile. Nei film ci sono dei modi, hanno delle sacche, però nel wrestling è dal vivo e Che fai? Ti porti il ketchup dietro? Ti dico che il sangue è vero, No, ve lo spiego dopo. ok, ok. E invece una cosa del wrestling europeo che tu cambieresti in Europa, il wrestling in Europa. Ma guarda, il wrestling in Europa, l'unica cosa che a me piacerebbe è ci fosse uno stile più europeo, cioè uno stile nostro, perché non c'è. Noi siamo figli di un misto. Cosa cambierei? In realtà in Europa niente, in Italia tanto. Perché in Europa, quando tu vai in Germania, quando tu vai in Francia, quando tu vai in Belgio, quando tu vai in Olanda, non hai niente in realtà da invidiare a molte promotion americane, perché non è che poi c'è questo falso mito, ecco, un falso mito sul wrestling, gli americani sono più bravi. Non è vero. si rendono meglio. No, loro crescono in quella cultura, hanno più mezzi e quindi tu vedi quelli là più bravi. Ma il wrestler americano medio non è che per forza è meglio di te. Perché non è che sono tutti in WWE. Tu sai quanto è grande l'America, ma tu pensi realmente che tutti i lottatori americani siano tutti meglio di te? vabbè, Ma non esiste, anzi, per me ci sono dei fenomeni, questo lo devi riconoscere. Però è come se tu dici la nazionale, cioè l'NBA, ma non è che sono tutti forti a giocare a basket gli No, americani. certo. Ci sono quelli che non sanno giocare. Cioè, culturalmente sono molto più avanti rispetto a Sì. noi, però hanno delle categorie, Sì. giustamente dal migliore a quelli Esatto. che lo fanno anche a livello amatoriale. Esatto, quello che cambierei invece nel wrestling italiano è la mentalità. La mentalità di chi lo guarda e soprattutto delle promotion. Perché siamo indietro non so di quanti anni. Cioè in Italia, ti giuro, ed è brutto, mi piange il cuore dirtelo, ma perché io tanto sono esterno, eh? Cioè io sono quello che sono nel wrestling europeo, lotto spesso in Italia, ma io lotto come guest. Ora potrei iniziare a vivere un po' bene l'Italia perché starò un po' fisso a Messina, no? E perché voglio far ricrescere il movimento, soprattutto in Sicilia, ci tengo. Il mio sogno, già prima di dirti quello che sto dicendo, il mio sogno è aprire una palestra popolare. Mi piacerebbe togliere i ragazzi delle strade, avere una struttura magari concessa dal comune e allenare tutti i ragazzi gratuitamente e dare quello che io ho. E magari aprirgli le strade per il wrestling in tutto il mondo. Comunque, una cosa che mi piacerebbe è che il wrestling in Italia cambiasse di mentalità, perché ancora si guarda chi è più forte di quello, chi vende più persone, chi vende più biglietti e quello fa schifo. Fra wrestler c'è un'invidia che è allucinante, che è di una tristezza incredibile. Poi noi lavoriamo insieme. Noi quando lavoriamo collaboriamo. Che poi è un settore molto di nicchia, quindi farsi anche la guerra. Sì, so essere ma si fanno la guerra. Vedi che ho visto delle cose di recente, no, guarda, non ti racconto questo episodio perché è vomitevole, ma dovevo avere uno show settimana scorsa al nord, perché poi dicono sempre che siamo uno del sud, ma era al nord. Se ti racconto quello che è successo, perché è stato annullato lo spettacolo, cioè veramente un wrestler di un'altra promotion per fare la guerra a quello di un'altra promotion sono riusciti ad annullargli, poi ti spiego meglio le dinamiche, sono riusciti ad annullargli lo spettacolo. Cioè tu stai facendo male al tuo sport, al tuo sistema, ne sei consapevole e comunque lo fai. C'è una cosa disgustosa, io non ho mai visto una roba del genere fuori dall'Italia. Che poi in realtà
per esempio, la faida, secondo me non conviene tanto, anche perché se tu comunque sei amico con quello, puoi creare più spettacoli, puoi vendere di più, quindi aumenti comunque la visibilità dell'evento. Allora, Quando invece vai contro non so quanti benefici tu possa avere, magari singolarmente, preso individualmente sì, però a livello proprio di palcoscenico, perché non combatti da Non è solo, una cavolata. non combatti da ma solo. anche a breve termine. Allora, io ti faccio un esempio. Io ho amicizie nel mondo del wrestling che vivono, sono dure da più di 10 anni, cioè 10, 12 anni, 13 anni, 14 anni. Questo perché c'è sempre stato rispetto, perché io realmente, poi il mio carattere, io sono amico un po' di tutti, a me piace lavorare un po' con tutti. Le persone con cui non lavoro è perché veramente è gente, passando il termine, che per me non sono belle persone, proprio perché hanno questi vizi brutti, queste brutte, come dire, questi brutti difetti, sempre di parlare male degli altri, essere gelosi, sputare merda sugli altri. E questa è una cosa che mi rende talmente triste, perché è terribile. Ma se no, pensa quanto sarebbe bello che tu fai il tuo prodotto, tu ti apri il tuo prodotto, magari voi non siete nemmeno amici. Però guarda, tu se è il caso ci vai anche a guardare i suoi spettacoli, che tu lo supporti. Dici, vediamo quello che fa. E tu fai la stessa cosa con lui. Poi tu mangi nel tuo orticello, perché tu fai cioè tu hai le mele e lui fa le banane. Non vuol dire che un giorno potete mettervi insieme e anche organizzare uno spettacolo insieme. E magari porti una star internazionale e dici, guarda, io prendo il biglietto a metà, io pago il biglietto a metà, e lavorate insieme, fate crescere il movimento. Nel momento in cui poi tu vuoi fare il tuo prodotto, perché tu vuoi un prodotto più messicano, mentre lui vuole fare un prodotto più americano, non c'è problema, però non dovete farvi la guerra, perché potete fare crescere il movimento. Nel momento in cui, che è quello che succede oggi in Italia, che succede anche in Francia, però succede, e secondo me inizia e finisce nello spogliatoio. Invece qui, per esempio, siamo arrivati a annullare uno spettacolo, è terribile. Fare la guerra, tu arrivi e tu dici, lo vedi quello là, le mele che ha fanno schifo, non andate a mangiare da lui. E quindi la gente dice, "Mio, veramente quello là che fa wrestling pure, le sue mele fanno schifo." E tu poi arrivi e fai, no, ma tu le banane le sue fanno schifo. E quindi tu passi in negativo, lui passa in Perde negativo. il movimento. La gente che guarda da fuori dice, ma noi cosa possiamo supportare che già questi due si ammazzano per chi ha la frutta migliore e poi fanno pure due cose diverse? Cosa è concluso? Niente. E infatti sarebbe bello abolire queste storie stupide. E secondo te cosa possono fare anche magari le istituzioni per portare un po' più in auge il wrestling? Abbiamo parlato fuori dalle telecamere prima di Netflix che ha comprato i diritti, quindi sta portando diciamo a un pubblico molto più ampio questo mondo. Secondo te cosa si potrebbe fare proprio a livello nazionale qui in Italia? Dovrebbe essere riconosciuto come uno sport spettacolo e essere apprezzato per quello che è. In Italia è stato complicato. Io l'unica cosa che non ho mai capito. Purtroppo in Italia noi abbiamo avuto il caso Guerrero, Eddie Guerrero, non so, forse voi siete troppo giovani per ricordarvelo. Eddie Guerrero era un lottatore messicano, americano di origine messicana, che praticamente morì improvvisamente per arresto cardiaco. Ok? E già quando morì Eddie Guerrero, l'Italia era un po' titubante, perché hanno iniziato a dire no, perché in questo sport c'è troppo doping, c'ha questo, c'ha quello. Poi ci fu purtroppo una spiacevole situazione, 3 anni più tardi, che fu quella legata a Chris Benoit. Chris Benoit era un lottatore canadese che praticamente poi il tribunale dichiarò che il suo dottore sbagliò un farmaco che gli doveva dare. Praticamente sì, probabilmente non lo possiamo sapere, o non so se è stato accertato, non sono informato abbastanza. Prese una dose di qualcosa che lo fece uscire pazzo e fu una tragedia, perché lui uccise suo figlio e sua moglie e poi si impiccò lui. Il problema qual è? Che i wrestler sono milioni. Anche Benoit ha fatto quello che ha fatto, non è assolutamente giustificabile, però non capisco il motivo per cui in Francia è stato spiegato quello che è successo, se ne è preso la distanza, perché tu non puoi non prendere la distanza, ma il wrestling ha continuato a vivere, il wrestling ha continuato ad andare avanti. Sono degli episodi spiacevoli, ma come avvengono in tutti gli sport. Perché in Inghilterra anche, e perché noi in Italia, dopo questo fatto qui, è stato cancellato lo show della WWE settimanale che andava in onda su Italia 1, boom, scomparsi. Appunto, i diritti televisivi secondo me sono una cosa che possono portare Cioè, tantissimi spettatori a appassionarsi. è scomparso da quella volta è scomparso il wrestling in Italia. Cioè tu se lo volevi guardare, se avevi internet,
E io veramente non saprei dove andare a guardare se non tipo nelle piattaforme. Magari streaming. Sì. Ci vorrebbe pure un po' di meno ipocrisia, perché comunque poi tipo, ma quanti scandali c'erano dei calciatori? Quanti? Calciatori che hanno fatto scandalo. Ah, sì. Ma quanti calciatori sono morti in macchina mentre erano ubriachi sfrecciando? Cioè, non è che tu per questo togli il calcio all'improvviso. Secondo me il problema sta nel mondo del movimento, Certo. quindi Poi cosa dici? porta meno soldi Ma rispetto ad altri sport, giusto. quindi non viene spinto Calcio non lo adeguatamente. farebbero mai per Ma non puoi dire che tutti i calciatori sono alcolizzati. No, assolutamente non puoi generalizzare un episodio sull'intero Così mondo. come non puoi dire che tutti i wrestler sono dei dopati. Ovvio, ci sono magari delle criticità che si possono aggiustare, si fanno i test antidoping come si fanno negli sport tradizionali e si può sistemare da quel Sono punto di queste vista. non Però è che puoi tranciare di si deve volere, ecco, si deve volere dalla Esatto. base, quindi Quindi le istituzioni dovrebbero aprire un po' più la testa, anche se in realtà quando vedi oggi che comunque concedono più spettacoli, oggi inizi a rivedere un po' anche per essere italiani in qualche radio più grande anche a livello nazionale. Io ho avuto anche la fortuna, per esempio, di avere avuto un articolo sulla Repubblica, e lì c'è il giornale della Repubblica che parla di me, è stato un onore. E soprattutto secondo me dovremmo fare qualcosa più a livello locale, a livello siciliano proprio, ma il sud Italia in generale. è un po' molto indietro, vero? Ma non è che perché siamo indietro perché non siamo bravi. No, sì, sì. E non abbiamo strutture e nessuno ci calcola. Cioè, spero che un giorno possiamo avere un incontro con qualcuno che magari ci dà anche Magari con la nuova amministrazione di Messina. Sì, Chi lo sa? sì, ma non si sa mai. Speriamo. Poi io ti ripeto, sono stato per anni fuori, quindi è che sembra tutto che è più lungo quando arrivi in Italia. C'è l'iter che diventa inspiegabilmente chilometrico. Sì, perché poi penso che, tipo io per esempio in Francia ho conosciuto anche il sindaco di Parigi. Cioè noi facciamo gli spettacoli quando siamo soprattutto nelle piccole città. Cioè, c'è il sindaco organizza lo show, viene, ti stringe la mano, è contento, ti ringrazia. E tutto qua sembra che boh. Ma no perché il sindaco c'è attenzione, non parlo del sindaco, dico in generale le istituzioni, perché poi magari a volte non è nemmeno il sindaco che si occupa di queste cose, capito? No, è un po' più burocratica la cosa. Quindi dico, boh, speriamo che un giorno qualcuno ci ascolti. Invece, cambiando un pochino argomento, i giovani che si approcciano al wrestling, l'errore più comune che compiono quando si approcciano, magari tecnico oppure di semplice avvicinamento. Il primo errore tecnico è che loro pensano probabilmente che il wrestling sia più semplice di quello che pensi. 10 ragazzi su 10 te ne resta forse uno o due massimo, se sei miracolo da Dio. 10 per ragazzi appassionati che vogliono fare i wrestler, che vengono ad allenarsi, forse te ne restano due. Io dico più uno. E quindi probabilmente questo dovrebbe essere più perspicaci, perché poi alla fine tutto è difficile all'inizio. Cioè, lo so che hai paura di farti male, però puoi migliorare. E soprattutto alle new generation, quello che secondo me devono cambiare anche loro è la mentalità, perché hanno questa mentalità un po' che rimproveri. Pure io faccio il boomer che ho 32 anni, però tipo che i giovani d'oggi non hanno più rispetto. Spesso io l'ho vista sta cosa. Abbiamo avuto anche in accademia dei ragazzi che comunque loro non rispettano chi c'è prima, non rispettano nessun consiglio, non ascoltano nulla e poi non fanno altro che praticamente mettersi loro, diciamo, perdersi in un bicchiere con l'acqua, perché poi magari qualcuno potrebbe essere anche bravo. Ci vorrebbe un po' più di rispetto, cioè poi soprattutto dovrebbero informarsi più su quello che è la tua disciplina. Non so qual è il vostro sport preferito, se è il calcio. Mi intendo un po' più di sport da combattimento perché faccio Shorinji Camp ormai da 12 anni. Ok, perfetto. Con lo scenario mi viene difficile farti un esempio perché non lo conosco abbastanza bene. Però Metti arti marziali in generale. sì, beh, ecco, arti marziali. Potresti fare arti marziali se tu non conoscessi Bruce Lee? La vedrei difficile. Tu potresti giocare a calcio se non sai chi è Maradona? No, diciamo che un idolo di riferimento aiuta. E come puoi fare il wrestling se non sai chi è Anthony Vadi? E purtroppo è una cosa che succede, eh? Certo. Cioè tu non puoi imparare il nuovo se non conosci il vecchio. Io non posso costruire questa casa se non so come mettere il cemento con i mattoni. È tutto, cioè devi conoscere le tecniche. Cioè, quindi un altro problema che hanno è che spesso vogliono correre, però alla base ancora non è solida. E quindi se tu preferisci una casa umile in cemento armato o un castello di carta? Ok. La risposta è questa. La risposta si dà da sola. Va da sé. Come ultima domanda, ti ho presentato come
campione del Real Italian Wrestling, e vorrei che tu ci parlassi di questo premio che hai ricevuto. La cintura ce l'abbiamo qui. Allora, questa è la cintura di campione del mondo della Real Italian Wrestling. Diciamo che questa cintura prima era una cintura di caratura europea, perché praticamente questa cintura non è difesa e non puoi lottarci praticamente se tu non sei qualcuno che gira l'Europa, ok? È successo perché è diventata mondiale, internazionale, ve lo spiego subito. Perché praticamente questa cintura è stata messa in palio a Parigi, in Francia, da una promotion italiana con un campione attualmente italiano contro un tunisino. Quindi questa cintura da europea è automaticamente passata a cintura di caratura mondiale, perché un tunisino l'ha difesa contro un italiano in Francia. E poi comunque la cintura nel mondo del wrestling, ti dirò, io ho vinto tante cinture, è una cosa bellissima, perché comunque è una soddisfazione. Ma non la ritengo neanche così tanto importante. Cioè, è assurdo quello che ti sto per dire, ma se tu ascolti molti wrestler la pensano come me. La cosa bella di avere una cintura non è, come dicono, spacchiartela perché io sono il campione. La cosa bella di quando tu hai una cintura è che qualcuno dietro questa cintura, in particolare perché ho questa qui, ma in generale, ha visto in te il massimo rappresentante per una promotion. Cioè, tu essere arrivato a questo vuol dire che tu hai lavorato talmente bene che qualcuno ha detto lui sarà l'uomo immagine, lui è quello che deve andare a diventare, a rappresentare, essere un esempio. Quindi la cosa più bella di avere una cintura non è tanto la cintura in sé, non è tanto il fatto che tu puoi dire di essere un campione, quanto il fatto che tu stai rappresentando il volto di una promotion, di una federazione. Quella è la cosa più bella. E se tu hai una cintura sulle spalle, soprattutto più è grande la caratura, più importante è, vuol dire che realmente tu hai fatto qualcosa di bene nella tua carriera. Ma la domanda più importante, la cintura è quella che aveva quel tizio, deve darne una nuova. No, la cintura, allora, la WWE c'ha una cintura che usano solo ed esclusivamente per gli show televisivi. Ed è una cintura che ha un valore non so di quanto, ma l'ho fatta in un materiale allucinante. Anche quando la WWE fa i tapings, quindi gli house show cosa sono? Degli spettacoli di wrestling che però in realtà non sono televisivi. Quindi tu potresti avere cioè per esempio, Solo dal vivo. sì, sono dal vivo, però per esempio non lo trasmettono in televisione. È uno spettacolo fatto apposta per i fan, il che loro comunque combattono, cioè tu vedi Raw, ma in realtà gli atleti che tu hai visto a Raw lunedì non è che combattono solo un giorno a settimana. Durante la settimana fanno degli show non ripresi dalla telecamera. Ok. E durante gli house show loro non usano la vera cintura. Hanno una cintura fatta apposta per gli house show, ma che costa tanto e hanno paura. Però, allora, nelle grandi promotion come la WWE, suppongo che se non mi ricordo male, perché l'ho visto in un documentario, cioè poi ti danno la cintura che tu hai vinto quella sera lì, una replica ti danno. Ok. E tu te la porti a casa. Nelle cinture europee no, perché già questa qua sarà attorno ai 500-600 euro. Quindi questa qua l'ha indossata il tunisino. Questa è quella che ha indossato anche il tunisino. Ora, Questa l'abbiamo vinta io, King Danza, il salernitano che ti parlavo prima, il salernitano, e Tarak Algian. ora G-King difenderà la cintura contro Claudio. Fuori Non dalle c'è problema, telecamere. non c'è problema. Va bene ragazzi, io vi ringrazio tantissimo, ringrazio soprattutto Giuseppe per essere stato qui con noi, abbiamo parlato di temi che noi non eravamo molto a conoscenza, ci siamo divertiti molto in questa intervista, abbiamo scoperto un sacco di cose nuove, lo ringrazio nuovamente per essere stato qui, per averci portato un sacco di cose. Ah, comunque questa adesso ce la teniamo noi per... Assolutamente, ma li invitiamo il giorno 6 agosto che dopo un anno torniamo a Messina. Sì, puoi vero, pubblicizzare infatti. questo evento. E ci saranno anche, questo non lo sappiamo, Che combattiamo. Combattiamo. il match contro Claudia avverrà ufficialmente giorno 6 agosto 2026 al Giardino Corallo di Messina. G-King torna dopo un anno per dare spettacolo al pubblico messinese. Quindi mi raccomando. Non loro- mancate. Accorrete, siete presenti. E loro sono ospiti miei, quindi. E se non vengono veramente, Claudio? Le scippo, altro che cintura. Ciao a tutti, Un saluto alla al prossima. Podcast.